Per preparare le chiacchiere avremo bisogno di 400 g di farina Manitoba e 100 g di farina 00 che ho già inserito in questa bowl. Dopo avremo bisogno di 60 g di burro morbido, 60 g di rum o, se preferite, del vino bianco o del marsala, 60 g di zucchero semolato, scorza di limone grattugiata, 4 g di sale che corrispondono a circa un cucchiaino e 175 g di uova, che sono 4 uova a cui ho eliminato un pochino di albume. Per realizzare questa ricetta mi avvalgo di una planetaria. Se non l'avete potete impastare tutti gli ingredienti a mano o con un robot da cucina. Inserisco quindi le farine che sono già state setacciate, lo zucchero, il sale, le uova, il burro ammorbidito, il rum, la scorza di limone. Inserisco il gancio, dovrà risultare un panetto morbido di questo tipo. Come vedete è morbido ma non appiccica. Prendiamo adesso un sacchettino di questi qui per congelati e molto semplicemente chiudiamo in modo che non entri dell'aria e la pasta non si secchi. La lasciamo quindi riposare per mezz'oretta in frigorifero. E nel frattempo ci prepariamo la crema pasticcera. Per la crema pasticcera abbiamo bisogno di 250 g di tuorlo. I tuorli vanno pesati perché ogni tuorlo ha un peso diverso. 90 g di amido di mais, scorza di limone, 250 g di zucchero semolato, 1 litro di latte intero fresco preferibilmente, estratto di vaniglia in bacca o bacca di vaniglia che andremo a inserire all'interno del latte bollente. Come vedete ho messo il latte già in una pentola a bollire. Nel frattempo dobbiamo montare manualmente i tuorli con lo zucchero, l'amido e i semi di vaniglia o l'estratto di vaniglia. A vostra scelta, vi consiglio la vaniglia naturale perché è buonissima e più digeribile. Quindi montiamo con una frusta. In questo modo otterremo una crema liscissima e senza grumi. La scelta dell'amido di mais al posto della farina è una scelta molto importante. Adesso versiamo la nostra montata di uova all'interno del latte bollente. In questo modo mescoliamo energicamente, ripuliamo anche la nostra ciotola e riportiamo sul fuoco. Usando il latte bollente ci vorranno davvero pochi minuti per ottenere la nostra crema perfetta, senza grumi, come vedete già è addensata. Circa 5 minuti. La crema è pronta quando vedremo che si stacca dai bordi. Mettiamo quindi in una pirofila molto grande. In questo modo si raffredderà in fretta. Ho inserito, come vedete, una noce di burro. Questa è una scelta opzionale, ma davvero piccola, saranno all'incirca 15 grammi, non di più, di burro. Renderà la crema pasticcera con un sapore più rotondo in bocca, più liscia,
più vellutata, davvero molto molto golosa. E adesso dobbiamo spatolarla per 10-15 minuti, fino a che la crema diventerà bella, luminosa, lucida anzi. E quando la crema sarà scesa di temperatura, aggiungo la scorza di limone, facendo cura a non mettere anche la parte bianca, ma solo quella gialla. Ho inserito la buccia del limone a crema abbastanza, tiepida e non bollente e non in cottura, perché quando inseriamo la buccia di limone in cottura, la crema poi esalta il sapore dell'uovo. Invece in caduta termica, cioè quando la crema si raffredda, assorbe durante la caduta termica il profumo del limone, il profumo puro e quindi non variato dall'alta temperatura, quindi è molto importante. Mentre la crema è in frigorifero a raffreddare, iniziamo a stendere la sfoglia. Possiamo stenderla a mano con il matterello, oppure se abbiamo una sfogliatrice elettrica sarà davvero un gioco da ragazzi. Facciamo quindi delle pezzature molto piccole di impasto, in modo da non avere dei lenzuoli di pasta troppo lunghi. Iniziamo quindi dalla grandezza numero 0, stendiamo la sfoglia, la ripieghiamo su se stessa per dare forza alla pasta, almeno per 2-3 volte, in questo modo, e dopo iniziamo gradualmente a stringere sempre di più la macchina fino ad arrivare allo spessore desiderato. Io consiglio lo spessore numero 6, abbastanza sottile. Adesso che la crema è fredda, la mettiamo in una sac à poche e farciamo la nostra sfoglia, facendo delle strisce di crema pasticcera, ben distanziate l'una dall'altra. Questo è molto importante. Bagniamo quindi la nostra pasta con un pochino di acqua, aiutandoci con un pennello. Se non lo abbiamo, possiamo utilizzare le nostre dita, molto semplicemente. Questo farà in modo che l'altro pezzo di sfoglia che andremo a riporre sulla superficie possa attaccarsi, sigillando bene ogni frappa ripiena. E adesso facciamo uscire l'aria il più possibile. Facciamo pressione con le nostre dita, oppure possiamo utilizzare anche il manico di un cucchiaio di legno. Con una rotella dentata tagliamo gli eccessi di impasto. Voilà! Le nostre frappe ripiene sono pronte per essere fritte in olio a 170 gradi. La sfoglia è molto sottile, di conseguenza ci vorranno davvero massimo 2 minuti di cottura. Le rigiriamo e attendiamo che siano belle dorate da entrambi i lati.
Quindi le scoliamo su carta assorbente in modo da eliminare l'olio in eccesso. Soltanto quando le frappe sono fredde le spolverizziamo con lo zucchero a velo, altrimenti il calore farà sciogliere lo zucchero e quindi risulteranno un po' umide e appiccicaticce, quindi importante, frappe fredde dopo zucchero a velo. Bene, spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Se così vi chiedo un aiuto enorme. Lasciate un like a questa ricetta, condividetela con i vostri amici sui vostri social e scrivetemi un commento. Mi farà piacere rispondervi e salutarvi. Vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Se vi va iscrivetevi e in basso a destra trovate una campanella, attivatela su tutte le notifiche e sarete i primi a ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ciao!